Salve cacciatori, l'attesa è finita, Cap God is back. Ho avuto la fortuna di ricevere Monster Hunter Wilds in anteprima ed eccovi quindi la mia recensione senza spoiler dopo averlo ampiamente completato. Ricordandovi l'entusiasmo dell'anteprima, video che trovate sul canale, posso dirvi che Monster Hunter Wilds conferma quelle ottime impressioni e Capcom dimostra ancora una volta come stia vivendo una vera e propria età d'oro, reinventando con successo una formula di propria creazione. Sembrerà strano, ma uno degli elementi che più mi ha sorpreso è stata proprio la storia della campagna principale. I pregi sono molti. Per la prima volta in un Monster Hunter il racconto gode sia di una scrittura incalzante, con dei personaggi memorabili a cui è finalmente possibile affezionarsi, sia di una regia che fa sentire la sua presenza compiendo scelte interessanti, volte a emozionare il giocatore trasmettendogli anche la giusta dose di adrenalina tra cinematiche e combattimenti. Questi ultimi ovviamente rappresentano la corona grazie alla quale il titolo risulta vincente e le nuove aggiunte, soprattutto la focus mode e la flessibilità offerta dal Sacred, garantiscono scontri molto più dinamici e coinvolgenti rispetto al passato della serie. A una lunga lista di pregi si affianca anche qualche difetto, ma su questi andremo nel dettaglio nella seconda metà del video, poiché le ragioni sono molteplici. Iniziamo quindi con la prima sorpresa. Così si domina il mostro! Immagino saprai di cosa voglio parlarti. Monster Hunter Wilds è ambientato nelle Terre Proibite, un continente che gli esploratori, nell'incipit della trama, reputano erroneamente disabitato. Gli ambienti di gioco presentano invece flora, fauna e personalità di ogni tipo, fortemente caratterizzati con alle spalle un world building molto convincente. Sulla carta, il compito della Gilda sarebbe quindi quello di mappare questa terra misteriosa, ponendosi sempre con rispetto verso queste lande al solo scopo di portare equilibrio, senza mai soverchiare o conquistare con prepotenza i nuovi territori. Ben presto, però, l'unità Avis si imbatterà in Nata, un ragazzino sperduto nel deserto proveniente da un antico villaggio. Cercando di seguire a ritroso le orme di questo giovane autoctono, vivremo la campagna principale migliore di qualsiasi Monster Hunter pubblicato finora. Il merito di questo successo è attribuibile a diversi fattori. Il protagonista finalmente è degno di questo nome, e non solo ha una voce, cosa non banale in questa serie, ma soprattutto gode di una presenza concreta nell'unità di cui è a capo, e il suo ruolo decisionale nelle vicende è tutt'altro che marginale. Non vestiamo i panni di un anonimo cacciatore qualsiasi in una squadra che presto dimenticheremo. Saremo invece accompagnati da personaggi memorabili che saranno capaci di trasmettere un senso di coesione e calore senza precedenti nella serie. Mentre in World non si è mai riusciti ad andare oltre assistente 1 o assistente 2, in Wilds le dinamiche tra protagonisti con un nome proprio saranno cruciali e garantiranno il giusto ritmo tra una nuova caccia e un interessante avanzamento di trama. Alma, Gemma, Nata e molti altri personaggi che preferisco non spoilerarvi sono stati capaci di restarmi addosso anche molte ore dopo i titoli di coda. Persino l'handler di Monster Hunter World mi è rimasta cicatrizzata nel cervello, ma solo per i motivi sbagliati e non con l'affetto che provo verso questo cast di personaggi. Fatta eccezione per qualche momento safari un po' troppo sulle orme di un walking simulator, l'intera campagna risulta ben equilibrata e non mancheranno certo azione e adrenalina. Si riesce a mantenere un ritmo serrato anche grazie al fatto che in Wilds c'è meno attrito tra una caccia e l'altra. Il gioco in low rank risulta molto più scorrevole e, ad esempio, creare nuove armi e armature richiede meno materiali rispetto ai capitoli precedenti, lasciando così spazio a un nuovo mostro dietro l'altro, senza dover ripetere necessariamente una caccia appena eseguita. Per alcuni giocatori più incalliti, questo aspetto, unito alla facilità generale che si percepisce nelle prime ore di gioco, potrebbe risultare come un difetto, ed è un qualcosa di cui parleremo a breve, ma sul design dei nuovi mostri sono certa che nessuno rimarrà deluso. Gli scontri sono coinvolgenti, ogni caccia della main story risulta importante e non di circostanza, come capitava in passato. Ci sarà spazio anche per molte sorprese nella seconda metà della storia, novità che tracceranno la rotta sul futuro della serie, ma su questo mi taccio per ovvi motivi. Il tutto contornato da un world building eccezionale e da una varietà di biomi che mi hanno saputa emozionare. La cura per i dettagli dimostrata da Capcom in Monster Hunter Wilds conosce pochi precedenti o rivali. Questi sono pazzi.
Uno svenimento in questo gioco farà accorrere in nostro aiuto un palico di soccorso. In un gioco normale, dopo i 5 secondi di animazione del respawn, questo simpatico gattino sparirebbe. In Wilds invece è possibile seguirlo da qualsiasi punto della mappa fino a animazione studiata per lui nel campo base. Nel frattempo si alterneranno per lui animazioni di scalata, corsa, inciampo e stati d'animo diversi che non verranno mai visti dal 99% dei giocatori, giustamente concentrati sul piatto forte di Monster Hunter, ovvero la caccia. Le terre proibite sembrano vive, qualsiasi cosa, dalla flora alla fauna fino agli NPC, sembra abbia un motivo esatto per occupare quello spazio sulla mappa o per svolgere quell'attività in quel punto, e non si ha mai la sensazione che sia stato forzatamente posizionato come addobbo. Anche World e Rise godevano di questo pregio, ma Wilds ne è un'evoluzione in tutto e per tutto. Difatti ne vanno talmente fieri da costringere il giocatore a rallentare in quelli che prima accennavo come momenti safari, più ispirati a un walking simulator che a un gioco d'azione. Brevi parentesi che risulteranno più o meno godibili a seconda dei gusti di ciascuno. Per ogni bioma il colpo d'occhio è eccezionale e la varietà offerta risulta sicuramente soddisfacente, inclusa la novità dei cambiamenti climatici che alterano il mondo di gioco in maniera sorprendente. E per i più sensibili come me, ogni mappa o campo base ci coccola con qualcosa di irresistibilmente cute. Tutti i villaggi risultano calorosi e accoglienti, ma gli sconvolgimenti di trama e quelli legati al world building sono sotto spoiler e quindi dovrete scoprirli da soli. Nonostante questo, la mappa riesce a risultare piacevole anche nella sua veste videoludica e non sacrifica il gameplay per il realismo. Ad esempio, in Monster Hunter World uno dei difetti storici era la quantità di dislivelli creata da diversi biomi, che a volte complicavano senza motivo gli scontri delle cacce e lasciavano seri dubbi sui colpi inferti o subiti. In Wilds non manca assolutamente la verticalità, ma la cura verso il giocatore riesce a mantenere il primato. In ogni mappa non tutto ciò che si vede rappresenta terreno calpestabile, alcuni punti sono inaccessibili e sono solo belli da vedere, per così dire. Ma al contempo non c'è mai stata così tanta interazione ambientale prima d'ora, argomento cruciale sul quale torneremo a breve. E inoltre il modo in cui si accede ad alcuni angoli della mappa è sorprendente e molto cinematografico. Parlando di cura per i dettagli, le turf war tra mostri sono state studiate per avere decine di variazioni e ogni coppia di creature vi regalerà un'esperienza diversa. Godetevi queste animazioni uniche che non vedrete altrove e che spesso vi offriranno un vantaggio in battaglia. Tutto ciò è stupendo, ma sapete cos'altro è stupendo? Il combat. Monster Hunter è sempre un gioco con una ricetta davvero unica e speciale, oltre che immediatamente riconoscibile, vero trademark di tutta la serie. Wilds non fa assolutamente eccezione e i veterani si sentiranno subito a casa riconoscendo grande familiarità nel manovrare ogni arma. Ma questo capitolo decide di lasciarsi alle spalle la celebre legnosità dei titoli precedenti e propone un dinamismo decisamente diverso. Le animazioni d'attacco o di difesa e schivata sono collegate tra loro da una serie senza precedenti di animazioni di transizione. Regalano fluidità a ogni momento del combattimento. Il gioco è anche molto più permissivo per quanto riguarda la possibilità di annullare attacchi o movimenti che nei capitoli precedenti sarebbero stati portati obbligatoriamente a compimento e che qui invece possono essere alternati con una parata o una schivata dal giusto tempismo. Non a caso fanno il loro ingresso in questo nuovo sistema di combattimento la schivata perfetta per alcune armi e il power clash per altre, a seconda dello stile. Non so inoltre come sottolineare a sufficienza l'importanza della focus mode. Cambia tutto. Non giusto qualche aspetto del combattimento. Infatti non è solo utile per colpire i punti deboli e le ferite aperte del mostro, ma serve anche a garantire una maggior precisione a tutto tondo. Molti dei colpi che, per esempio, su Monster Hunter 4 Ultimate sarebbero andati a vuoto, troverebbero con successo il bersaglio nello stesso scenario in Wilds. Altra novità della Focus Mode è che attaccando una ferita aperta si dropperanno item del mostro, l'equivalente in World di quei residui da raccogliere da terra. Tutto ciò rappresenta una rivoluzione silenziosa ed è utile anche per accogliere al meglio chi non ha mai azzardato una caccia prima d'ora. Quanto avrei voluto che questo cosiddetto onboarding dei nuovi giocatori avesse trovato la stessa scintilla anche in altri aspetti del gioco. Purtroppo rimane un grande punto debole della serie. Che
si approccia per la prima volta alla grande caccia si trova davanti la solita moltitudine di tasti da premere in strambe sequenze, un'interfaccia utente tanto ricca e utile per i veterani quanto confusionaria di primo impatto. Un altro esempio su tutti è la scelta della prima arma, una selezione tra 14 possibili che in Wilds viene timidamente accompagnata dai suggerimenti di Alma, la nostra assistente, ma che non credo possa effettivamente tradursi in un aiuto concreto. Immagino che la prima impugnatura verrà scelta studiando il gioco fuori dal software stesso, magari su qualche video YouTube e solo in alcuni casi testandone diverse nell'apposito campo d'addestramento. Quantomeno quest'ultimo è fatto davvero bene e permette diverse impostazioni e presenta un fantoccio che ben sottolinea le novità introdotte da questi sistemi. D'altro canto, 14 armi diverse rappresentano 14 modi di interpretare il gioco estremamente distinti tra loro, quasi 14 giochi in uno. In Wilds, grazie all'aiuto del Secret, per la prima volta potremo sceglierne 2, rendendo ancora più divertente tutta l'esperienza. Ogni stile è stato ampiamente studiato e per quanto ho potuto vedere in queste 100 ore, tutte le armi mischiano la familiarità della serie alle novità delle terre proibite. L'interazione ambientale è ai massimi storici e ogni angolo di ogni mappa nasconde una sorpresa. Questo si traduce sia in un pregio, perché il combattimento risulta molto divertente in ogni punto del gioco, ma forse anche in un difetto in termini di difficoltà percepita. Il gioco è palesemente a favore del cacciatore rispetto al mostro, che si trova a dover affrontare un protagonista con diverse abilità per ciascuna arma, la maggior parte rotte, i nuovi sneak attack, un ambiente che lo vuole intrappolare o bloccare e danneggiare, degli insetti che, se attivati, lo accecano o lo atterrano costantemente, dei punti deboli esposti e delle nuove ferite aperte che concedono una finestra di danno e invulnerabilità al cacciatore. Insomma, qualche volta verremo trasportati sul carretto per un attacco a sorpresa, ma tendenzialmente come giocare l'Olimpiade in casa. Complice di questa bassa difficoltà percepita è anche il meraviglioso Secret. Il nostro nuovo amico ci guida automaticamente verso la preda grazie al suo fiuto, annullando quasi del tutto la necessità di raccogliere indizi, umori e campioni dei mostri che popolano ogni area. Ci raccoglie persino la terra in risposta a un fischio in caso di pericolo, consentendoci di usare la cote o curarci in sicurezza. Alcuni punti di vantaggio della mappa sarebbero inaccessibili senza le sue capacità e funge inoltre da cassa degli oggetti per la fornitura di missione. Sempre grazie a lui, Wilds può permettersi di sviluppare un gameplay loop che non richieda al giocatore di passare necessariamente dalla base operativa prima di ogni caccia. Il tutto si traduce in una nuova fluidità tra un evento e l'altro che mette solo nelle mani del giocatore le varie scelte del caso. Non è più necessario mangiare prima di ogni caccia. Il cibo avrà una durata che varia a seconda del pasto selezionato e degli ingredienti impiegati, e quindi con un solo boccone è possibile restare a zonzo per quasi un'ora senza dover toccare la tenda. E se proprio vogliamo svaccarci, la mappa mette a disposizione diversi punti strategici dove posizionare delle tende da campo, particolarmente utili quando si vuole fare incetta di materiali per la creazione dei consumabili. La cura spasmodica dei dettagli arriva persino qui, il giocatore può infatti modificare anche le singole tende, così come l'aspetto del Secret, del nostro cacciatore e del palico. Alma, la nostra assistente, ci seguirà in qualsiasi momento, così da poter dare inizio a una nuova missione per noi o per i nostri compagni in multiplayer. Gli indizi e le nuove scoperte relative ai mostri non vanno più consegnate una ad una in base, la guida si aggiorna automaticamente a ogni progresso. Tutti questi ingredienti fanno sì che sia difficile tornare indietro e rigiocare i titoli precedenti senza sentire la mancanza di queste aggiunte preziose, quantomeno in termini di quality of life. Restando sul tema principale, ovvero la caccia, è ovvio che non possa dirvi quanti e quali mostri popolano le terre proibite. Questo è un territorio spoiler che non posso né voglio varcare, ma il numero totale è leggermente inferiore a quanto avrei voluto. Per fortuna non mancheranno varietà, eventi speciali e nuove aggiunte come da pedigree Capcom. Il primo mostro in arrivo, il Mizutsune, dista solo 30 giorni dal lancio e sull'orizzonte c'è una ricca roadmap. Quindi, con cosa si combatte in Monster Hunter Wilds? La perfezione! Vi conosco, cacciatori. Molti di voi giocheranno Wilds soprattutto per la soddisfazione che deriva dall'abbattere un mostro e ricavarne armi e armature. Beh, non resterete delusi dalla varietà e dallo stile offerti in questo capitolo della serie.
Il senso di progressione è stato addirittura raffinato rispetto a World Rise e presenta una curva più gentile nelle prime ore, senza però rinunciare al gustoso grind degli A-Rank. Come accennavo in precedenza, le prime cacce richiedono meno materiali per configurare i primi set dell'Hunter e Gemma, il nuovo fabbro, offre anche preziosi consigli per i nuovi giocatori su come potenziarsi al meglio. Tuttavia i sistemi di gioco successivi alla main story offrono alcune novità e molte scelte. Nell'endgame si aprono molte porte alla personalizzazione, anche se non posso dirvi quali. A ogni modo, resta nelle mani del giocatore la scelta tra una calibrazione accurata caccia per caccia o l'impiego di un set equilibrato e versatile da potenziare periodicamente. Tutto questo vale sia per noi che per il nostro compagno pelusino chiutino carino. Secret e Palico saranno anche i nostri amici, ma la compagna più fedele è la nuova mappa 3D. Il team di sviluppo ha realizzato uno strumento eccellente, sul quale trascorreremo piacevolmente molto tempo e che non solo consente di mettere in evidenza qualsiasi curiosità del giocatore, ma è affiancata da schede informative finalmente degne di questo nome. A proposito, voglio segnalarvi anche un netto miglioramento delle schede dei mostri, sia in termini di presentazione che di completezza delle informazioni fornite. Potrete consultare come sempre punti deboli e resistenze di ogni creatura, ma avrete anche insight sul drop rate dei materiali più rari. Per la navigazione dei menu durante il gameplay, L1 si conferma come tasto dominante. Premetelo per evocare a schermo il menu a ruota, scorrere gli item trasportati o espandere le icone di stato. Purtroppo le combo di navigazione si aggiungono alla complessità delle armi e per i nuovi videogiocatori resta un primo ostacolo con il quale è necessario entrare in confidenza. E ora giudizio rapido sugli altri elementi. Musiche da 10, le più belle mai sentite in un Monster Hunter, che riescono ad elevare la trama principale e emozionare nelle cacce più importanti. Dissipati tanti dubbi sulla stabilità di framerate, perlomeno su un PC di fascia medio-alta. Mai avuto cali, mai incappata in bug importanti o crash. Fa eccezione un Secret spesso un po' ubriaco nell'autopilota, soprattutto quando cerca di seguire gli spostamenti dei mostri volanti. In generale accusa anche un po' di difficoltà nel superare alcuni dislivelli dell'ambiente. Tecnicamente per il resto davvero pulito. Insomma, nulla che non si possa patchare al day one o poco dopo. Il Re-Engine viene sfruttato al massimo, i modelli poligonali non sono mai stati così convincenti e le diverse trasformazioni ambientali risultano molto soddisfacenti. Una nota sull'illuminazione, ottima per la maggior parte del tempo. Ogni tanto inciampa malamente in alcuni ambienti, specie quelli ad alto contrasto. Doppiaggio inglese eccezionale, quello italiano forse un po' troppo cartunesco, inoltre ho individuato qua e là qualche sbavatura nella traduzione. In conclusione, Capcom non solo raggiunge tutte le aspettative, ma le supera grazie a qualche sorpresa, aprendo le porte ai nuovi videogiocatori e coccolando al tempo stesso i veterani, con la promessa di un futuro radioso e selvaggio per questo gioco e questa serie. Spero che questo video vi sia piaciuto, ditemi la vostra nei commenti e lasciate un like se volete supportarmi. Ringrazio Viking per avermi aiutata con la recensione, lo avete visto nel video mentre si divertiva con la sua Charge Blade. Noi ci vediamo in live sulla piattaforma Viola il 28, se non addirittura il 27, per cacciare tutti insieme. Capgod really is back, non vedo l'ora. A presto.